Sì, però poi ho imparato bene. Allora, ripristino in corso. E che succede? Chi lo sa, oggi quanti ne abbiamo? 22? 23? 23? Sì. 23, 04, 2100. Allora. Si crea una certa eredità, e quella che l'eredità che ogni anno non è che si incazza perché ho il Mac. Perché hai? Il Mac. Un chilo di RAM. Sì. E il 3 ovviamente. A posto? È giusta? Sì. Io devo controllare da qua. Tu devi controllare da qua. Sì, è soluzione, forse presentazione. Forse modalità scrivente. Allora devi controllare da qua, vedi?
no? Ok. Così con queste cose, allora va bene, io ti annuncio e compilo un video. Ok, good afternoon. So, let's begin today's journal club and up to you. Okay. Thanks, Giuliano. Hi, everybody. Today, I'm telling you something about the environmental dependence of type 1a supernova luminosities. As you surely know, type 1a supernovae can be used as, say, standardizable candle, in the sense that they are not actually standard candles, as in cosmology, but their luminosity can be standardized by means of an empirical relation. This relation here, the decline rate peak luminosity relation of Phillips 1993, in order to retrieve distances in cosmology. It is interesting for the use of type 1a supernovae is that even though the relation is empirical, it does not depend so much on the redshift and on the environment, so the galaxies that host the supernova. But recently it came out that it is not really true, and as the difference of these two distance moduli, the mu Sn is the distance modulus of the supernova after that its magnitude has been standardized, so corrected for the relation I showed you before, and then mu model is the distance modulus as predicted by the cosmological model. So we expect that that quantity should be more or less zero or tiny in sense, at least constant, but we see that it actually changes a little bit with the host galaxies. I show here you an example. This is the Hubble residual on the y-axis, and on x-axis, there is the stellar mass content of the galaxy. It is just a proxy. I could also have used star formation rate, for example, and you see that there is a trend. It is tiny actually, but anyway, there is something that cosmological survey have to correct in order to estimate properly the cosmological parameters. In particular, there is this important statement that was done by Rigaud et al. 2013, in the sense that standardized magnitude of type 1a supernova that exploded in a locally star-forming environment are fainter than those in locally passive environment. Fainter in the sense that after the correction they seem fainter. And this is in number what I told you before. You see that locally passive environments, the magnitude of type 1a supernova exploded in locally passive environments are roughly 0.094 magnitudes brighter than type 1a supernova that exploded in a locally star-forming environment. When I speak about locally properties, I refer to the property of the region where the supernova exploded, and you can surely understand that they are far more difficult to do, at least for high redshift galaxies. There are some dedicated studies, but for nearby galaxies, and but because we want to use these properties for cosmology, we aim at observing at high redshift, and so we cannot use just these studies. You see this example here extended up to a redshift of 0.08, but now I say something that seems nonsense. If there is a properties that allow us to correlate a local property with a global one, we can, in a sense, extend our knowledge up to high redshift. This can be done by means of a third parameter that I will show you later.
the data that we used, that the authors used, are taken by the Yonsei supernova catalog that extends up to a redshift 1.4, even though the sample used reach redshift 0.85, one order of magnitude more than what already used in the past. Okay, this is a little graph I made in order to explain you which is the chief idea of the paper. As told us by Rigaud et al. 2013, it is known that if a type 1a supernova exploded in a globally passive host galaxy, we are almost sure that the local environment is locally passive as well. But on the contrary, if a type 1a supernova exploded, at least I say that, in a globally star-forming environment, we cannot be sure that also the region is as well star-forming, but it can be either star-forming or passive. And so a third parameter may allow us to do that, so to disentangle between these two locally subsample, and to be sure that to retrieve information about locally properties by means of just globally. Oops, sorry. So this is in numbers what I told you before. You see here the logarithm of the stellar mass content on the y-axis and the logarithm of the star formation rate density on x-axis. Dots are globally star-forming galaxies whose colors depend on whether the probability that the galaxy is either locally star-forming host in blue or locally passive in red. And you see that if we restrict our sample to stellar masses lower than 10 to the 10th solar masses, so we exclude this so-called local globally different subset, we can be almost sure that all the globally star-forming galaxies are also locally star-forming galaxies, if we want to compare just locally star-forming environment and locally passive environment. So these are finally the results. These are the results of the two locally subset that, if are compared with the whole Yonsei catalog, we see that they are less dispersed, and so we can study better this kind of brightness of the locally passive environment supernova. We see the other retrieved a difference in magnitude of 0.081 magnitudes that is in agreement with the previous result, and also they have an higher statistical significance. Few discussion about that. I just mentioned this result that they also briefly mentioned, that in order to be precise we should also make some reasonings about the redshift evolution of this effect, because we expect that if we go further with redshift, the locally star-forming, locally passive fraction must get must approach to zero in a sense, and so we should expect this kind of behavior. In order to test that, divided the whole sample in 3 redshift bins and repeat the analysis for each bin, and these 3 black dots are represent the difference in Hubble residual for each of the bin, for each bin. Sorry. So, conclusion: further cosmological survey should take in account this effect here, in order to not bias the cosmological parameters. And then a question that, in my opinion, is interesting from an astrophysical point of view is the role of the mass 10 to 10 solar masses that in another paper that they cited may represent
boundary between two different regimes of galactic assembly, depending on whether the merger of the galaxies might have been dry, so it provides star formation, or wet. Sorry, it is the contrary. Wet, provided star formation, or dry, it did not provide star formation. And then I stop. Thanks for your attention. Thank you, Achille. Questions? But did they estimate the impact on cosmological parameters? No. They just say, okay, attention, but they did not attempt an estimation of cosmological parameters. Other questions? No? Okay. So, thank you very much and see you next Monday. Scusa se ti ho fatto aspettare. Allora, qui devo fare un'azione Che è successo? Siano anche automaticamente passive sono perché delle galassie che risultano propriamente passive sono delle galassie che sono abbastanza rosse, ovvero per le quali la star formation rate specifica, star formation rate di è solo un concetto di inizio, ma non zero. Allora, siccome la probabilità di fare una supernova in una popolazione giovane è ordine di grandezza superiore a quella di farne in una vecchia, allora basta che tu fai poca massa di stelle, che tu abbia un'attività di star formation rate non specifica, non normalizzata sull'area, che non ha nessun senso, che insistono a dire i fenomeni scalano con la quantità, quanta massa metto in stelle, e tutt'al più con l'età, la metto in stelle giovani o ce l'ho avuta dal dillo tempo e quindi mi vengono vecchie. Queste sono le tue cose che contano. Quanta massa solare per par secondo? Non so, ma però questa entra nel circolo, va bene, attraverso la costante che ti dice l'alta tot massa in stelle, quante supernove. E quindi basta che tu abbia una piccola formazione stellare che la supernova può esplodere, ed è così, è casuale questa cosa qua. Devi campionare tante galassie per poter dire qual è la probabilità. In realtà questo quella risultata è quel grafico avevo mostrato globalista, pare che era sul bicordio 30%. Ah, sì. Cioè, questa è una cosa. Poi, posso dire una cosa anche l'hai data tu? Io ho provato. No, io la mia domanda sarebbe stata, ma l'hanno pubblicato? No, ma è che diciamo gli attori, il fatto che ci sia il diavolo residuo è stato messo in evidenza da diverso tempo e in maniera molto più solida di così. Ma cavolo, sono quanti? Se non me lo spero, da 0.5. no, Lo scatter. no, 0.0 No, meno di un decimo se conti sia il più che il meno. Ah, ok. Sì. E poi diciamo vorrei vedere su quanti eventi ha fatto la statistica, perché No, ci sono anche degli errori di misura, Sì, non è mica- la stessa Phillips relation non è che hai visto la Phillips relation? Quella è quella che non hai visto tu, è come è nata, 4 punti per poi se fatti abbastanza grossi
Poi è evoluta un po' quella cosa, ma continua ad esserci uno scettro all'interno della Phillips Relation, il fatto che noi non sappiamo ancora la causa fisica, cioè come mai c'è, rende la cosa ancora più dubbia, cioè non puoi neanche, no, c'è, perché è senz'altro diverso da zero, quando tu correggi perché standardizzi la tua candela campione, tu vorresti avere un oggetto robusto sotto, magari anche con una motivazione teorica che ti fa capire che più o meno stai capendo quello che stai facendo, invece rimane completamente empirica e con una dispersione non piccola. Allora, tanto tu hai quella correzione lì, a valle di quello tu vai andare a vedere gli Aula Rosino. Tu hai mostrato un grafico dove c'erano relativamente pochi punti, i primi grafici dove ho fatto vedere gli Aula Rosino ci sono tantissime misure, molto molto scattered. Se tu fai il binning, ribini le cose, allora viene fuori che c'è un po' di tendenza. La tendenza è invece in relazione, cioè dal punto di vista teorico, pensano che potrebbe essere tutta la metallicità, nel senso che a parità di tutto, se tu la tua supernova nasce da una stella di alta metallicità, che sarebbe quelle delle galassie massive, allora riesci a fare più nickel con la stessa esplosione, la stessa modalità di esplosione, e quindi la supernova viene più brillante. Cioè, in quel caso lì esiste almeno una linea di pensiero che giustifica quantitativamente. Ma della domanda che ho fatto io sarei curioso di vedere l'impatto, perché c'è questa tensione, no? Comunque tra Planck e alla fine anche quella misura lì della cantero dovrebbe essere influita, Questo non te lo so dire come visto che i modelli dei progettori sono non è che sono conosciuti già questo dovrebbe essere sia il problema, diciamo, tra single e double in questo momento viene intrattenuto per giustificare la Phillips Relation. Dalle doppie degeneri dovresti ricavare esplosioni meno energetiche, dalle singole degeneri esplosioni più energetiche, e quindi nelle galassie passi dove hai preferenzialmente stelle vecchie, allora si capisce che dovresti avere esplosioni meno brillanti, fisicamente meno brillanti, ma questo è per spiegare la Phillips Relation. L'aura residual è un top of this, è un altro effetto. quindi questo vale ogni redshift, cioè loro hanno cioè la correzione dovrebbe essere indipendente dal redshift, te ne puoi rendere conto però più ampia la baseline in redshift, più è diversificata la tua popolazione di galassie. L'altra cosa che non mi pare sia stata fatta qui è che un conto è lavorare con campioni locali, un conto è lavorare con campioni che vanno fino a redshift 1. È chiaro che una galassia a redshift 1 non c'è la propria popolazione vecchia, no? Cioè questa cosa della massa 10 alla 10 masse solari non è la stessa cosa. Se io do un taglio di 10 alla 10 masse solari ad alto redshift, sto veramente tirando su i picchi, le galassie, quelle più grosse, perché quelle ancora cresceranno. Quelle di 10 a 10 masse solari qui non sono le figlie delle 10 a 10 masse solari. Quindi questo per giustificare la mia negatività rispetto a questa pratica. Bravo, molto bene, la buona vita nuova e di Giovanni. Ma scusa, se uno propone un articolo vuol dire che gli piace fare, io non vado lì a contestare. No, ma hai visto che era un pezzettino che non venivo perché sono un po' presa, però oggi per questo sono no.
giù. Vero? Mi ha dato dei fogli dove ci sono domande tipiche, perché lei non mette.
sono 12 ore.